Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire il Dock Audio P1 Plus, che è un preamplificatore compreso anche gli ingressi digitali, quindi fa anche da DAC, valvolare. Se ancora non l'hai fatto e se ti interessano le recensioni di prodotti audio e file come diffusori, amplificatori e cuffie, ti ricordo di iscriverti al canale così da non perderti le prossime recensioni. Ci tengo a precisare che il prodotto mi è stato inviato dall'azienda Dock Audio per testarlo e farne una recensione, ma questo, come al solito, non influisce sul mio giudizio che rimane sempre imparziale. Partiamo aprendo la scatola di Amazon, infatti l'amplificatore mi è arrivato con la spedizione di Amazon. All'interno troviamo l'imballo vero e proprio di questo P1 Plus, molto carino il disegno del preamplificatore sulla parte frontale della scatola. Andiamo ad aprire l'imballo. Una volta aperta la scatola troviamo un foglietto con delle indicazioni troppo lunghe da leggere. Andiamo poi a togliere la schiuma protettiva, troviamo un biglietto di garanzia, poi troviamo il manuale scritto in lingua inglese e in cinese. Troviamo poi una scatola che penso contenga degli accessori che andiamo a vedere dopo. Poi troviamo un piccolo V-meter molto carino. Poi in una busta troviamo il preamplificatore vero e proprio. E poi sotto il preamplificatore un'altra scatola che penso contenga dei cavi. Andiamo ora a vedere cosa contiene la scatola degli accessori. Abbiamo un doppio connettore mini jack che penso venga utilizzato per collegare il V-meter. Poi abbiamo il telecomando. Abbiamo poi un alimentatore da 12 volt. Una pennetta USB che penso contenga i driver per collegare questo apparecchio al PC. Abbiamo poi due pezzettini di plastica trasparente che fungeranno da piedini. Abbiamo poi un'antenna per il Bluetooth molto piccola. E infine le due scatolette che contengono le valvole. Andiamo a vedere poi cosa contiene l'altra scatola degli accessori. Qui troviamo dei cavi, in particolare un cavo ottico e un cavo da USB-A a USB-B, utilizzato per collegare l'apparecchio al computer. Il cavo è di ottima fattura, anche le connessioni dorate. Andiamo infine a vedere l'amplificatore vero e proprio. È molto bello, il design è molto particolare, è realizzato in colorazione bianco sporco, diciamo, e è fatto totalmente in metallo. Molto particolare questo design che io non ho mai visto prima. Per prima cosa andiamo a recuperare quei due pezzettini di gomma trasparente che erano presenti nell'imballo. Sono infatti dei piedini. Possiamo infatti incastrarli nella parte inferiore del preamplificatore e fungono da protezione per il nostro mobile dove andremo a posizionare il preamplificatore, ma anche da piedini smorzanti che andranno quindi a ridurre le vibrazioni di questo preamplificatore. Come seconda cosa da fare prima di andare ad accendere questo preamplificatore, dobbiamo andare ad inserire le valvole. Una volta estratte dalla scatola basta far coincidere la pedinatura delle valvole con la pedinatura degli zoccoli. C'è infatti un pin che manca sia dalle valvole che dallo zoccoletto e quindi è impossibile andare a collegare in modo errato la valvola. Basta fare un po' di pressione e le valvole entrano perfettamente nei loro zoccoli. Una volta montate le valvole andiamo ad inserire il piccolo connettore mini jack nell'apposito alloggiamento e successivamente andiamo ad inserire anche il piccolo V-meter, che è anche lui un ingresso mini jack sulla parte inferiore. E finalmente questo Dock Audio P1 Plus è pronto per essere utilizzato. Andiamo a vedere ora tutte le funzionalità di questo preamplificatore. Premendo il potenziometro mod andiamo ad accendere il preamplificatore. Andando poi a ruotare questa manopola andiamo a variare il volume del preamplificatore. Come possiamo vedere lo schermo viene preso totalmente dal numero che indica il volume e possiamo andare a variare il volume. Premendo nuovamente la stessa manopola possiamo andare a selezionare i vari ingressi di questo preamplificatore. Se andiamo a premere poi la manopola Tone, entriamo nel menu di regolazione dei toni, degli alti e dei bassi. Ruotando la manopola andiamo ad aumentare o diminuire i toni dei bassi e degli alti. Abbiamo inoltre sul frontale un'uscita cuffie con connettore mini jack e andando poi a ruotare il potenziometro presente dietro al V-meter possiamo andare a cambiare il colore di questo V-meter. Abbiamo un'infinità di colori tra cui scegliere. Andiamo ad analizzare ora la parte posteriore di questo preamplificatore. Abbiamo l'ingresso per l'alimentatore da 12 volt, una mini antenna Bluetooth molto piccola, un ingresso USB per collegare il preamplificatore DAC al PC. Abbiamo poi un'uscita ottica, un ingresso ottico, un ingresso coassiale,
un ingresso di linea classico su RCA stereo, un ingresso AUX su mini jack stereo, poi abbiamo un'uscita AUX sempre su mini jack stereo e un'uscita audio out normale su connettori RCA. Quindi ricapitolando, abbiamo due ingressi analogici di linea, uno su connettori RCA e l'altro su connettori mini jack. Abbiamo poi due ingressi digitali coassiale e ottico, un ingresso digitale USB e il Bluetooth, quindi abbiamo veramente una grande vastità di ingressi. Molto interessante avere la possibilità di avere due ingressi analogici selezionabili separatamente dal telecomando, e questo fa sì che possiamo chiamare questo apparecchio non solo DAC ma anche preamplificatore, visto che è in grado di gestire anche dei segnali analogici. Per quanto riguarda il telecomando, abbiamo la possibilità di accendere e spegnere l'apparecchio. Con il tasto Select abbiamo la possibilità di andare a selezionare i vari ingressi in modo progressivo. Abbiamo il tasto Mute, abbiamo i controlli di tono, bassi e alti, direttamente dal telecomando, molto comodo. Poi verso la parte inferiore del telecomando abbiamo i due tasti per la regolazione del volume e infine il tasto Display che permette di accendere o spegnere il display. Andiamo ora a vedere le specifiche tecniche presenti sul sito Doc Audio. L'interessante abbiamo l'elenco degli ingressi, Bluetooth USB, ingresso coassiale, ottico, stereo RCA e AUX, le uscite che sono ottico, stereo RCA e AUX da 3.5 mm e anche uscita cuffie. Abbiamo poi il chipset, cioè l'elenco dei chip integrati che vengono utilizzati in questo preamplificatore. In particolare abbiamo il QCC5125, che è un chip della Qualcomm e si occupa di gestire l'ingresso del Bluetooth. Abbiamo poi l'SA9137L, chip che si occupa dell'interfaccia con l'USB. Abbiamo poi le S9018K2M, che è il vero e proprio DAC, che è un DAC della SS Sabre di ottima qualità da 32 bit. Abbiamo poi il TPA 6120, chip della Texas Instrument, che si occupa dell'uscita cuffie. Abbiamo poi l'OPA 1656 e l'NE 5532, che sono degli op-amp e hanno la possibilità di essere sostituiti con diversi op-amp. Abbiamo poi la massima frequenza di campionamento supportabile da USB, che è di 384 kHz 32 bit e anche DSD 256. Abbiamo poi il massimo sample rate per l'ingresso coassiale e l'ingresso ottico, che è di 192 kHz 24 bit, solo PCM, in questo caso non DSD. Abbiamo poi i sistemi operativi supportati, che sono Windows 7, 8, 10, 11, Mac e Linux. Abbiamo poi la versione del Bluetooth 5.1, molto interessante, che supporta i codec AC, SBC classici, ma anche aptX, aptX HD ed LDAC. Questi ultimi sono dei codec molto interessanti perché permettono di effettuare un trasporto del segnale lossless, senza perdita quindi di dati, quindi riusciamo anche a trasferire file ad alta risoluzione tramite il Bluetooth. Ovviamente anche la nostra sorgente, quindi il dispositivo Bluetooth che funge da sorgente, deve supportare questo tipo di codec. Abbiamo la risposta in frequenza che va da 20 Hz a 20 kHz, più o meno 1,8 decibel, vedremo poi questa cosa nella parte di misurazioni. Passiamo poi alla THD, che è dello 0.1%, vedremo poi anche questa cosa nella parte di misurazioni. Un rapporto segnale-rumore maggiore o uguale di 106 decibel, un livello massimo di uscita di 2 volt, abbiamo un'impedenza per le cuffie che possiamo collegarci da 16 a 600 ohm, un'uscita cuffie con una massima potenza di 750 mW, il voltaggio che deve essere di 12 volt almeno 1,5 A, il peso che è di 906 grammi e le dimensioni che sono di circa 225 x 86 x 95 mm. Andiamo ora a vedere le misurazioni che ho effettuato su questo preamplificatore e per prima cosa andiamo a vedere la risposta in frequenza utilizzando come ingresso l'ingresso analogico, quindi o l'AUX o l'ingresso RCA. Come possiamo vedere la risposta in frequenza è molto lineare, abbiamo un'attenuazione di circa meno 0,3 decibel a 20 Hz, mentre per quanto riguarda le altre frequenze il dispositivo si comporta molto bene, riusciamo ad arrivare addirittura a 80 kHz e oltre, ma purtroppo il mio sistema di misura si ferma fino a 80 kHz, quindi abbiamo un'estensione in frequenza altissima. Andando a utilizzare invece l'ingresso coassiale con una frequenza di campionamento di 192 kHz e 24 bit si ottiene la curva rossa. Come possiamo vedere è molto simile alla curva verde degli ingressi analogici, soltanto abbiamo una leggera attenuazione sulle altre frequenze, abbiamo un roll off delle altre frequenze.
una cosa totalmente normale. Teniamo conto che a 20 kHz abbiamo un'attenuazione di solo 0,2 decibel, veramente pochissimo, mentre se ci spostiamo a 80 kHz abbiamo un'attenuazione di circa meno 2,5 decibel, anche se a 80 kHz l'orecchio umano non ci arriva nemmeno lontanamente. La differenza fra questi due grafici ci dice una cosa molto importante, che gli ingressi analogici non vengono trasformati in digitale e poi ritrasformati in analogici, rimangono sempre analogici e vengono solo preamplificati. Questa è una cosa molto importante perché spesso in alcuni apparecchi invece questa pratica avviene, i segnali vengono trasformati in digitale e poi ritrasformati in analogico. Questo perché gestire tutti i segnali in digitale è molto più semplice rispetto che gestire dei segnali in analogico. Intendo per esempio inserire controlli di tono o vari tipi di equalizzazioni. In questo caso questa cosa non avviene, visto che se il segnale in ingresso analogico verrebbe ricampionato avremmo un grafico di risposta in frequenza uguale a quello del DAC, quindi le due curve in questo grafico sarebbero identiche. In questo grafico andiamo invece a vedere come agiscono i controlli di tono. Con la curva gialla abbiamo i controlli di tono alti e bassi posti al minimo, abbiamo un'attenuazione di circa meno 14 dB per la banda bassa e circa meno 12 dB per la banda alta. Abbiamo poi i controlli di tono messi a 0, la linea rossa, dove il preamplificatore è completamente lineare. Abbiamo poi con la curva blu i controlli di tono posti al massimo, quindi per le basse frequenze arriviamo a un più 14 e per le altre frequenze a circa un più 9, più 10. Come ultimo grafico di risposta in frequenza andiamo a vedere quella dell'uscita cuffie, utilizzando in ingresso l'ingresso coassiale con una frequenza di campionamento di 192 kHz e 24 bit. Come possiamo vedere anche qui la risposta è molto lineare ed è assimilabile a quella dell'uscita RCA. Sono passato poi a valutare la distorsione armonica di questo preamplificatore, in particolare con un'uscita di 1 volt. Come possiamo vedere, in questo caso ho utilizzato l'ingresso digitale, sempre il coassiale a 192 kHz 24 bit. Abbiamo un fondo di rumore molto basso di circa 130 decibel per le basse frequenze e anche 135 decibel per le alte frequenze. Questi valori sono da differenza rispetto all'1 volt di uscita. Come possiamo vedere, per quanto riguarda la distorsione abbiamo una grande distorsione di seconda armonica a circa 62.8 decibel rispetto alla fondamentale, che ovviamente è introdotta dalle valvole. Infatti le valvole introducono moltissima distorsione pari, che è una distorsione che al nostro orecchio è molto piacevole. Infatti la grande particolarità degli apparecchi valvolari è appunto quella di introdurre molta distorsione pari, che crea proprio quell'effetto di suono caldo che producono le valvole. Per quanto riguarda poi la terza armonica, abbiamo una terza armonica di 107.5 decibel, molto bassa, una quarta armonica che praticamente non è presente, sparisce sotto il fondo di rumore. Abbiamo poi una quinta armonica a 109 decibel, molto bassa anch'essa, e poi una sesta e settima ottava armonica sotto i 110, quasi 111 decibel, quindi molto basse. Quindi possiamo dire che la THD risultante è impattata totalmente, diciamo, dalla seconda armonica. Svolgendo i calcoli otteniamo una THD dello 0.0742%, che è molto buona considerando che l'apparecchio è valvolare e addirittura è minore rispetto a quella dichiarata dalla casa, che era di 0.1%. Quindi sulle specifiche Dow Audio è stata molto onesta ed è stata anche fin troppo conservativa. Sono andato poi a svolgere la medesima misurazione utilizzando però il mio generatore di segnali e l'ingresso analogico. Potete vedere infatti che al grafico precedente ho sovrapposto una curva blu. Questa è la THD dell'ingresso analogico. Come potete vedere le frequenze di distorsione hanno la medesima intensità rispetto a quelle del grafico precedente. Abbiamo un fondo di rumore molto più alto che però è introdotto dal mio generatore di segnali. Il fatto che anche l'ingresso analogico presenti una grande quantità di distorsione pari ci fa intuire che anche l'ingresso analogico passi attraverso le valvole, prima di andare verso l'uscita del preamplificatore. Sono andato poi a valutare il guadagno dell'amplificatore, quindi quanto amplifica il segnale dell'ingresso analogico rispetto al segnale di uscita. Abbiamo un guadagno di 6 decibel, quindi significa che al massimo del volume riesce a raddoppiare il segnale che gli arriva in ingresso, fino a un massimo di 2 volt. Un altro dato interessante è l'assorbimento di potenza dalla rete elettrica, che è di circa 7 watt. Passiamo ora alle note d'uso ed ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso posso dire che è veramente molto comodo, soprattutto perché ha il telecomando, quindi possiamo collegarlo a un sacco di cose, per esempio al TV tramite l'ingresso ottico, possiamo avere il Bluetooth che è anche di ottima qualità
e possiamo anche collegarlo a sorgenti analogiche come ad esempio dei giradischi. Ottima la cosa di aver integrato questi ingressi analogici perché fanno sì che questo DAC alla fine possa essere contemporaneamente anche un vero e proprio preamplificatore. Quindi ci basterà anche collegarci per esempio solo dei finali di potenza come potrebbero essere gli ottimi Fosi V3 mono e abbiamo completato praticamente tutta la parte di amplificazione e gestione delle sorgenti del nostro impianto. Ho apprezzato molto anche il design di questo apparecchio che è molto particolare, molto vintage, soprattutto quando utilizzato al buio dove possiamo apprezzare anche la retroilluminazione di colore arancione delle valvole. Molto bello anche il piccolo V-meter di cui è possibile scegliere il colore, dove ovviamente l'ago del V-meter varia in base al segnale di uscita prodotto dal preamplificatore. Se invece non siamo un amante dei V-meter e questa cosa non ci piace, possiamo tranquillamente non collegarlo, togliamo il connettore mini jack e abbiamo il nostro preamplificatore DAC senza V-meter. Per quanto riguarda il suono, ho riscontrato un suono veramente molto buono e molto piacevole. Abbiamo un'ottima correttezza timbrica e bilanciamento. I bassi, i medi e gli alti non sono mai invadenti, ma sono sempre ben bilanciati. Abbiamo anche un'ottima risoluzione alle alte frequenze, specialmente quando lo utilizziamo con dei brani di alta risoluzione. La cosa particolare che penso sia proprio introdotta dalle valvole è che il suono è molto vellutato, è molto dolce, è poco aggressivo. Allo stesso tempo però non va a perdere di dettaglio. Rimane un suono molto dettagliato ma allo stesso tempo mai affaticante o stancante. La cosa che mi ha stupito inoltre è che producono pochissimo rumore. Infatti con il preamplificatore acceso, posizionando l'orecchio anche vicino ai diffusori, si sente il rumore veramente bassissimo, cosa che non mi aspettavo. Infatti gli apparecchi valvolari, proprio a causa delle valvole, hanno la caratteristica di essere un po' rumorosi. Non mi aspettavo veramente un prodotto così silenzioso, soprattutto guardando il prezzo di questo prodotto. Non l'ho detto prima nel video, ma per chi interessasse, le valvole che vengono date in dotazione sono delle JAN 5654V. Ovviamente ho fatto anche il test di andare a accendere l'amplificatore e utilizzarlo senza le valvole per vedere se queste valvole erano solo finte e non funzionavano, ma invece ovviamente l'amplificatore senza valvole non emette alcun suono. Siamo giunti ora alla parte dei voti finali. Per le misurazioni ho dato un 9, per il suono un 9, per il design un 9, per la versatilità un altro 9 e per il rapporto qualità-prezzo un 8,5. Questo prodotto si trova infatti su Amazon al prezzo di 212,32 €, che considerando il tipo di apparecchio e la qualità sonora che riesce ad esprimere, secondo me è un buon prezzo. Vi consiglio di andare in descrizione al video dove trovate il link per andare a vedere questo prodotto su Amazon e di andare a controllare il prezzo, visto che soprattutto di questi prodotti il prezzo varia di giorno in giorno, quindi potrebbe essere che il prezzo che vi sto dicendo ora sia diverso rispetto a quello del giorno in cui voi vedrete il video. Vi ricordo inoltre che il link che trovate in descrizione è un link affiliato con Amazon, quindi se decidete di acquistare questo prodotto o qualsiasi altro prodotto su Amazon, passando tramite il mio link, per voi il prezzo non cambierà neanche di un centesimo, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che posso investire nel mio canale. Ti basterà infatti passare dal mio link, mettere il prodotto nel carrello e quando lo acquisterai automaticamente Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale. Ringrazio in anticipo chi deciderà di spendere qualche secondo in più per supportare il canale. Grazie di aver visto il video fino alla fine, ti ricordo di lasciare un like se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Per te è un semplice click, ma per me è molto importante ed è un grande stimolo per continuare a portare avanti questo progetto. Grazie e al prossimo video.